Ciao e bentrovati su Gormiti Collection. Bentrovati, gormitici amici. Se volevate ritrovare i giocattoli che amavate da bambini, siete approdati al canale giusto. Qui ritroverete la magia del vostro primo spacchettamento, l'emozione di quando vi regalarono la prima isola di Gorm. Benvenuti su Gormiti Collection. Siamo arrivati alla fine. No, ma cosa avete capito? Oggi parliamo dell'ultima serie dei nostri amati Gormiti, quella che mise la parola fine per 6 lunghi anni, fino al 2018. Nel 2012 uscì infatti la serie Nature Unleashed. Per un qualche motivo nel 2011 la serie Luxion venne abbandonata. Ricordiamo che nei piani iniziali la Luxion avrebbe potuto contare su una serie di episodi in computer grafica. Venne rilasciato solo l'episodio pilota e poi, come detto, il progetto venne abbandonato. I Gormiti subirono un soft reboot. Fecero nuovamente un passo indietro. Si ritornò a dei signori di nuovo antropoformizzati. La parentesi Luxion, nella quale i signori erano dei veri e propri mostri, evidentemente non aveva soddisfatto, e quindi si ritornò a dei signori per certi versi riconducibili a Nick, Toby, Jessica e Lucas. Ma questa volta si trattava di 4 ragazzi, e soprattutto questa volta erano Gormiti, non più ragazzini terrestri. Un'altra cosa, non si parla più di signori, ma di lord. Il collegamento tra la serie con i ragazzini e questa ultima interpretazione è stigmatizzata dal fatto che questi giovani Gormiti hanno facoltà di trasformarsi. La trasformazione avviene tramite l'utilizzo delle Gorm Stones. I popoli sono 5: foresta, terra, aria, mare e vulcano. La collezione è composta da 26 collezionabili, più un po' di speciali che vedremo alla fine del video. Dal punto di vista degli sculpt, questi sono molto eterogenei. Si passa da figure molto minute, che riportano alla mente i Gormiti della prima serie, ma poi ci sono anche Gormiti più massicci. In linea generale danno l'impressione di essere minifigure più piccole rispetto a tutto quello che i Gormiti ci avevano abituato fino a quel momento. Probabilmente questa cosa non ha a che fare con i costi di produzione come molti potrebbero pensare, ma bensì ad un vero e proprio drastico cambio di stile, una vera e propria rivoluzione estetica. Piuttosto l'attenzione verso i costi produttivi è da ricercare nell'esiguo numero dei collezionabili rilasciati, ovvero 26, il numero più basso che si può trovare nelle serie dei Gormiti. Ma passiamo ad analizzare il primo popolo, quello della foresta. Il popolo della foresta è guidato da Lord Tazaru. Tazaru concettualmente è un riassunto dei passati signori della foresta, a partire proprio dal nome che inevitabilmente fa pensare a Tazarau. In testa porta una corona, la stessa di Barbataus. Anche la sua barba di foglie fa pensare a Barbataus, mentre i coprispalla di legno sono maschere spaventose che citano quelle di Grandalbero. Voi trovate altre somiglianze o citazioni? Adesso veniamo ai comprimari. Naz è un gormita piccolo e longilineo, un peso mosca. Riporta alla mente gli sculpt di alcuni gormiti della prima serie. Ad esempio, per restare all'interno del suo popolo, vediamo ad esempio il confronto con Strapparami e Frusta Letale. Come vedete, le dimensioni sono le stesse. Le figure sono molto minute, si assomigliano un sacco. Se non fosse per la palette di colori diversa, potrebbero quasi quasi stare nella stessa serie. Burning pare un gormita del vulcano, ma in realtà, ve lo assicuriamo, è un gormita della foresta. Sì, ma della foresta infuocata. Esatto, immagino che chiunque abbia avuto Burning tra le mani abbia pensato al popolo della foresta infuocata Final Evolution. Anche qui la citazione è palese, meno chiaro è il fatto se si possa trattare di un vero e proprio collegamento di trama. Ricordiamo che i fatti narrati in Nature Unleashed si svolgono nel futuro. Come vedete, il corpo è ricoperto di fiamme, a parte alcune parti di verde più scuro come un po' bruciacchiate che fanno appunto pensare ad un incendio. Poi viene Groot, uno strano essere con un corpo formato di radici e liane rampicanti. Groot somiglia a una potentissima piovra. I suoi tentacoli possono intrappolare i nemici in una stretta stritolante.
Curiosità ebbe stranamente una versione action figure da 8 cm, chissà perché. In Nature Unleashed ritroviamo dopo Neorganic e Luxion la figura dei Gorbattenti, che qui vengono chiamati semplicemente soldati. Nella storia ovviamente non hanno un ruolo molto importante e ci siamo sempre chiesti come mai abbiano meritato un posto all'interno dei collezionabili. Il lato positivo è che avere dei personaggi generici può aiutare nelle battaglie. Noi li troviamo anche particolarmente carini, soprattutto questo gorbattente o soldato della foresta con la sua bella mano alzata in questa posa molto molto dinamica. Il popolo del mare è guidato da Lord Piron. No, non lo scialbo leone copia di Luxalion, ma in versione rossa. Piron si scrive con la I ed è principe come suo fratello Daeron, con il quale si deve scontrare per diventare re. Ma Piron è più saggio tra i due e gli lascia il posto per poter intraprendere il viaggio con Agrom in difesa dell'intera isola, a salvezza di tutti i popoli contro il perfido Magor. Infatti Piron è il più assennato del gruppo e mette continuamente pace tra i due litiganti, Agrom e Noctis. Esteticamente sembra non riprendere i design del passato, ma la palette di colori è molto simile a quella di Nobil Mantis Serie 3. Claxus nella serie animata è gigantesco, un vero e proprio titano e uno degli ultimi della sua specie. Viene utilizzato dal suo popolo come gladiatore, viene quasi sfruttato, attacca per difendersi e non lascia scampo. Ma viene compreso da Lord Piron, il quale riesce a domarlo grazie alla gentilezza del suo animo. Per Lord Piron, Claxus è semplicemente un cucciolone. Claxus, per via delle tenaglie e del carapace che lo riveste, ricorda in tutto e per tutto una versione rivisitata di Granchios, mitico gormita della prima serie, vero? Aqualog è un gormita realizzato in una plastica semitrasparente. Sul suo corpo sono scolpite bolle d'acqua per dare appunto l'idea della sua consistenza. Ha il viso di un bambino e questo dettaglio lo rende ai nostri occhi estremamente disturbante. Lui è una vera e propria forza elementale incarnata, semitrasparente con un corpo completamente fatto d'acqua, racchiude in sé tutta la potenza degli abissi. Vomica è letteralmente un piranha con braccia e gambe. La posizione delle gambe e le piccole braccia ce lo fa apparire quasi come un dinosauro, un pesce preistorico che può uscire dal mare e attaccare in qualunque momento. Questo guerriero è vorace quanto pericoloso, intelligente e aggressivo. Spesso si muove assieme ai suoi simili in un branco pronto ad attaccare ogni nemico o preda. Un gormita famelico. Infine, il soldato generico completa il popolo del mare. Esteticamente riprende in maniera semplificata il design di Lord Piron. I soldati del popolo del mare sono guerrieri imprevedibili, dotati di grande forza e agilità portentosa, come le correnti oceaniche, sono implacabili. Passiamo al popolo dell'aria. Il suo signore è Lord Noctis, giovane principe che abita nel regno situato sul picco dell'Aquila. Figlio di Re Nadar, è un piccolo ribelle. Lui, come i suoi compagni, possiede la Gormstone, ossia la pietra situata sul dorso della mano che permette la trasformazione in signore della natura. La sua minifigure è esile ed elegante e sembra più piccola rispetto agli altri lord, in quanto c'è la presenza di queste enormi ali bianche. Il suo corpo è realizzato in plastica trasparente, quasi a richiamare la magica leggerezza. Passiamo a Blart, personaggio che compare in una puntata della serie. Si sacrifica per i nuovi signori di Gorm. Il suo potere è un po' stravagante. La produzione di aria, o meglio dire gas puzzolenti. Questo potere non lo rende un personaggio tanto elegante, ma osserviamo la figura. Pare un omino di mezza età con un'armatura che contiene appunto l'aria, l'elemento di cui è formato. Non possiede gambe, ma si sposta grazie al suo fetido puzzolente gas condensato. Chissà da dove deriva l'ispirazione a questo personaggio. Ossu è un fiero e valoroso guerriero e ha il compito di proteggere Noctis. Può controllare le correnti d'aria calda, provocando dei vortici di aria bollenti. La minifigure è esile e la sua posa, con ginocchia piegate, lo rende ancora più basso di quello che già sembra. Sulla testa ha queste protuberanze di color blu scuro, anche lui ha delle parti in plastica trasparente.
Questo popolo dell'aria fino adesso è dir poco spiazzante. L'impressione non è affatto positiva. L'intento di allontanarsi dai classici design è chiaro, ma il risultato è scarso. Questi gormiti dell'aria sono oggettivamente bruttini. Nimbit pare essere l'anello di congiunzione tra i vecchi e i nuovi design, ma anche lui risulta anonimo e dimenticabile. A differenza di Ossu, questo gormita governa le correnti gelide. Infatti nella minifigure vediamo dei dettagli scolpiti a rappresentare parti ghiacciate e anche sugli avambracci ha delle protezioni di ghiaccio. L'ultimo gormita di questo popolo è il soldato che, come nel caso del popolo del mare, rappresenta una versione semplificata del proprio signore. In questo caso Noctis. Noctis e il suo soldato sono gli unici due gormiti di questa serie a rientrare nei canoni estetici dei loro predecessori, essendo degli uccellacci. Passiamo al popolo della Terra. Il popolo della Terra è guidato da Lord Agrom, scelto dal vecchio saggio come principe dei terrestri e detentore della Gormstone. Gentile e di animo nobile, Agrom avrà il compito di essere un punto di riferimento per gli altri principi e come guida e condottiero nella loro missione. Tutta la serie ruota intorno a lui, non è un caso che compare come prima gormita nella serie animata. Lui è appunto il protagonista. La posa della minifigure è molto dinamica, sembra essere pronto per iniziare a picchiare qualche gormita del vulcano. Ricorda concettualmente i vecchi gormiti, la sua composizione è fatta interamente di roccia, proprio come quella di Nick, il signore della Terra della serie cartoon. Tan Tan compare nelle primissime puntate della serie. Viene richiamato da Agrom in un momento di difficoltà, ma lui non sembra proprio capire. Tantan non è il gormita più intelligente del suo popolo, ma ciò non significa che sia debole, anzi la sua forza è leggendaria. È conosciuto come un gormita molto potente e per noi è estremamente simpatico. Guardando il cartone ci ha fatto venire in mente un personaggio dei Flintstones che ripete in continuazione il proprio nome e batte la sua mazza. Potrebbe essere una citazione? Era Bam Bam, il figlio di Barney. Chissà. Nonostante la bassa statura, Spero ha un caratteraccio, inflessibile e scorbutico. È il guardiano delle grandi mura, ha un'inquadratura militare e ama far rispettare le regole. Probabilmente Spero è ispirato a un rettile, secondo noi al diavolo spinoso, noto anche come Moloch Horridus. Spero possiede artigli adamantini con cui può lacerare qualsiasi corazza, ma è la coda a essere la sua arma più potente. Può usarla per colpire i suoi nemici. Gertz è un gormita dotato di un particolare potere. È infatti capace di moltiplicarsi a piacimento a seconda delle necessità. È un essere fatto interamente di roccia, con un grosso cratere al posto della bocca. Ricorda un gormita del passato. Ve lo ricordate? Si chiamava Fossil l'antico urlante, nella sua versione Final Evolution. Il soldato chiude il cerchio del popolo della Terra. Si dice che siano i guerrieri più forti di tutta l'isola. Questa minifigure ricorda stranamente Talcott, personaggio secondario proprio di Natural Unleashed. Ci chiediamo se originariamente avessero scelto la realizzazione di 4 personaggi anziché 3. E se proprio la scultura del soldato fosse destinata ad essere Talcott e in un secondo momento riadattata ad essere un generico e semplice soldato. Voi cosa ne pensate? Ah, poverini, li teniamo sempre per ultimi, promettiamo che quando tratteremo la prossima serie saranno i primi. Ecco il popolo del vulcano. Tra l'altro, a nostro avviso, il popolo più riuscito di tutta la serie. A capo di questo popolo troviamo il malvagio Magor. È l'antagonista principale dei principi di Gorm. Si è risvegliato dopo un lunghissimo sonno nelle profondità del vulcano con l'obiettivo di conquistare tutta l'isola rendendola schiava con la sua nube rossa, un fumo rossastro che porta nei cuori e nella mente pura malvagità. La riuscita del suo piano verrebbe concretizzato con il possesso di tutte le Gormstone, ma riuscirà a recuperare solo quella del vecchio saggio, con cui riesce a sovvertire tutto l'equilibrio naturale. Firespitter è un alleato del potente Magor. Viene descritto come il più crudele e arrogante del suo popolo. Ha gambe da caprone, lunghe corna ricurve e enormi ali, degne di un demone.
si accompagna sempre alla sua terrificante falce. Anche Andral è un vero e proprio colosso. Sul suo petto una enorme faccia infuocata che ricorda l'ultima versione di Magmion nella serie Morphogenesis. È stato proprio lui a risvegliare il potente Magor, che gli ha promesso potere, gloria e il ruolo di suo ufficiale in seconda. Nel suo sangue scorre il fuoco più puro. Sheven non nasce come gormito del vulcano. Lui apparteneva ad un altro popolo, ma la verità è ammantata di mistero. È un enorme ciclope e possiede un braccio mostruoso che termina in una pinza stritolatrice, tipo Lagan. Ma secondo voi, Sheven a quale popolo apparteneva prima di votarsi al male? Fiume viene descritto come un ninja vulcanico. Fisicamente è molto diverso dai suoi compari, essendo molto piccolo, agile e silenzioso. Proprio l'antitesi dei suoi alleati, lenti e molto rumorosi. Silenzioso, appunto, e capace di nascondersi nelle ombre più oscure, e senza dubbio il miglior segugio di Magor e la sua spia più letale. I soldati di lava sono degli esserini creati da Magor. Una volta erano gormiti di ogni genere e forma, ma poi si sono trasformati in servitori senza cervello e senza capacità di pensiero, da un aspetto assolutamente sgradevole. Sono posizionati su tutta l'isola di Gorm per creare panico e confusione. Passiamo agli speciali. Non sono molti e possono essere suddivisi in 3 categorie: speciali magazine, speciali oro e speciali allegati alle action figure Geolab. Gli speciali magazine ricomparvero proprio alla fine della epopea Gormiti. Ci fu un lungo periodo in cui infatti non vennero allegate minifigure speciali al magazine. Le ultime 2 furono dei personaggi Eclissi Suprema ricolorati Titanium. Poi il vuoto fino al numero 19 del nuovo magazine di febbraio-marzo dell'anno 2013, nel quale venne allegato Lord Agrom armatura di titanio. Lord Agrom armatura di titanio si differenzia da quello normale per i dettagli color argento che lo rendono ancora più potente. I gormiti elementali del titanio salgono in superficie dai recessi della crosta terrestre e si trasformano in una impenetrabile corazza. Allegato al numero 20 di marzo-aprile del 2013 si poteva trovare Magor Fiamme della Notte. Questa versione si illumina al buio ed è strepitosa. Il trucco è caricarlo nella globosfera Luxion per farlo risplendere come non mai. Alimentato da una maligna fosforescenza, il cuore del sovrano del fuoco riluce di un gelido potere, capace di togliere la speranza anche ai gormiti più coraggiosi. Nel numero 21 di maggio e giugno dello stesso anno venne allegato Lord Piron fluido di cristallo. Questo nuovo potere gli è stato donato direttamente dall'imperatrice della natura. Ora il Signore del Mare può mutare il suo corpo anche in uno scintillante fluido di cristallo. Questo liquido, oltre ad abbagliare i servi di Magor riflettendo i raggi del sole, può anche indurirsi fino a trasformarsi in un diamante affilatissimo. In questa ultima, poco fortunata serie dei Gormiti furono evidenti richiami alle generazioni precedenti. I nomi di alcuni lord per incominciare, le citazioni a vecchi personaggi, le dimensioni ridotte che riportavano alla mente la prima serie del 2005, gli speciali magazine e in ultimo la riproposizione dei personaggi oro che mancavano da un bel po' di tempo. Tutti tentativi per cercare di risollevare un marchio ormai in fase tristemente calante. Furono realizzati 2 personaggi oro, li vediamo qui in questo momento, sono Lord Agrom e Fire Spitter. Vennero realizzati poi 4 collezionabili, Andral, Sheven, Fire Spitter e Lord Noctis, che si potevano trovare abbinati ad alcune action figure da 12 cm della linea Geolab. A differenza delle figure normali, queste presentano delle colorazioni diverse. In realtà sono solo state colorate meno, mancano tutti i dettagli. Insomma, fecero passare per speciali delle statuine che di speciale non avevano proprio nulla. Per concludere il discorso minifigure, vorremmo sottolineare un'occasione mancata, ovvero quella di realizzare le minifigure del vecchio saggio
e perché no anche dell'imperatrice della natura. Sarebbe stato molto bello vedere la triade completa: Magor, vecchio saggio e imperatrice della natura. Ma vediamo adesso come si potevano trovare in vendita questi personaggi. La collezione edicola si componeva di soli 12 personaggi venduti in blind bag. Ogni busta conteneva, oltre al Gormita, una carta, ad esempio quella di Magor, e un fanbook. La collezione da negozio, invece, aveva tutti e 26 personaggi disponibili. Le bustine con finestrella consentivano di scegliere il personaggio. Contenevano solo la carta, ma con effetto olografico, che dovrebbe vedersi il movimento della mano soprattutto, guardate. Una cosa da aggiungere è che questi gormiti furono i primi a mettere a disposizione dei bambini un nuovo strumento, una app in realtà aumentata. Erano davvero al passo con i tempi. Era possibile trovarli in vendita anche in blister da 2, 4 o 5 personaggi, come questo che vediamo al centro. Come vedete, il blister è molto diverso da quelli a cui eravamo abituati a vedere. Il cartone è completamente sparito, è tutto in plastica, è un sacchetto di plastica con una finestrella trasparente che ci mostra quello che c'è all'interno. Sembra quasi una bustina gigante con la finestrella e invece di avere un personaggio ce ne sono 5. A nostro avviso, tra ottime intuizioni e scelte un po' sconsiderate, la Nature Unleashed resta una bella serie, anche se non di certo la migliore. Voi cosa ne pensate? Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!